Ragazzi, buonasera, continuiamo in questa nostra terza lezione dedicata al Regno d'Italia dal 1861 al 1914 a parlare degli eventi e dei problemi di casa nostra. Abbiamo parlato nelle scorse due lezioni dei governi della destra storica dal 1861 al 1876. Nel 76 si costituisce un nuovo tipo di governo parlamentare, quello della sinistra storica, cioè la destra storica viene sostituita dalla sinistra storica. Attenzione, a differenza dei governi da destra storica che hanno tanti protagonisti, governi che spesso duravano poco, che si succedevano con numerosi presidenti del Consiglio, invece l'epoca della sinistra storica può essere divisa in due fasi perché soltanto due sono i principali presidenti del Consiglio espressi dalla sinistra storica. Il primo di questi, di cui parliamo adesso, è De Pretis, Agostino De Pretis, che governa dal 76 all'87, quindi per ben 11 anni, non continuativamente però, ci sono degli intervalli in cui all'interno di questo periodo governa qualcun altro, però diciamo che lui quasi sempre governa dal 76 all'87, poi lascerà il posto nell'87 a Francesco Crispi, che governerà dall'87 al 96 per un buon numero di anni, anche lui lo vedremo dopo, Francesco Crispi. Quindi la sinistra storica è divisa in due fasi: prima l'era di De Pretis, poi l'era di Crispi. Perché Agostino De Pretis va al governo nel 1876? In realtà la causa occasionale sono le ferrovie. La destra storica, vi ricordate, non voleva intervenire nell'economia di mercato, all'interno dell'economia, però la destra storica aveva interesse a controllare alcuni settori, cioè le infrastrutture, d'accordo? Più volte aveva provato a nazionalizzare le ferrovie, non vi era riuscita. Nel 1876 la destra storica fa un altro tentativo in Parlamento per far approvare una legge che faccia passare le ferrovie che erano private dai tre gruppi privati che le detenevano allo Stato, nazionalizzare quindi le ferrovie, statalizzare le ferrovie. Non ci riesce e la sinistra storica che è contraria alla nazionalizzazione delle ferrovie fa cadere il governo e se ne costituisce un altro con De Pretis. Tra parentesi, le ferrovie verranno nazionalizzate e daranno luogo alle ferrovie dello Stato solo più tardi, nel 1905. Questo fatto delle ferrovie è soltanto un espediente, è soltanto una causa occasionale. Il motivo della sostituzione della destra storica con la sinistra storica è ben altro. Abbiamo visto che nei quanti sono 15 anni in cui la destra storica ha governato, l'Italia si trova in una situazione statica. Dall'inizio alla fine del governo della destra storica ci sono degli studi che dicono che la classe proletaria, gli operai di fabbrica non erano assolutamente aumentati, mentre in tutta Europa si sviluppava una impetuosa industrializzazione e aumentavano gli operai proletari. In Italia questo non avveniva, l'Italia era rimasta sempre nel periodo della destra storica un paese contadino, agrario, con uno sviluppo industriale inesistente. La stessa cosa vediamo dall'inizio alla fine del governo della destra storica. In questo arco temporale la produzione industriale praticamente non aumenta, quindi una situazione economica assolutamente statica, in cui non erano state fatte neanche delle riforme, le masse contadine erano sfruttate, vivevano nella miseria più nera. La destra storica aveva dei meriti, quelli di aver costruito le ferrovie, per quelli di aver costruito anche molte strade che in Italia non esistevano, di aver fatto i catasti, d'accordo? Di aver uniformato le leggi, l'amministrazione di tutta Italia, però di fatto questi prerequisiti per lo sviluppo, catasto, ferrovie, strade, amministrazione,
liberismo economico non erano serviti e lo sviluppo non era arrivato. E la destra storica in fondo fece poche cose, le ferrovie, le infrastrutture, il pareggio del bilancio, che abbiamo visto economicamente non serviva a niente, il completamento, almeno non totale, dell'unità d'Italia con la conquista, abbiamo visto, di Venezia e di Roma. La situazione internazionale peraltro era mutata, destra storica aveva sempre mantenuto il suo liberismo economico all'interno e soprattutto il liberismo economico internazionale senza più tariffe e dogane, ma come abbiamo già detto in altre lezioni, a partire dal 1873 in tutta Europa ci fu una gravissima crisi economica che inizia da una grave crisi agricola e quindi molti paesi, per difendere i propri prodotti e la propria economia, passarono dal liberismo economico al protezionismo, mettendo di nuovo in vigore i dazi, le barriere doganali per non essere travolti dalle merci che arrivavano dall'estero, cercando di potenziare la produzione interna, di favorire la produzione interna, di far consumare o di far usufruire i propri cittadini di beni e servizi prodotti all'interno dello Stato. Quindi la sinistra storica, diciamo più della destra storica, si prestava a questa inevitabile svolta dal liberismo internazionale al protezionismo, come stavano facendo moltissimi altri paesi, anche perché se la Francia aveva messo i dazi per scoraggiare l'ingresso dei prodotti italiani, non si capiva perché l'Italia non metteva anch'essa i dazi contro i prodotti francesi, no? Qui nasce una guerra di dazi, poi soprattutto poi vedremo con la Francia. La sinistra storica era diversa dalla destra storica perché la destra storica è più vicina al mondo rurale, abbiamo visto ai proprietari terrieri, gli stessi esponenti della destra storica per la maggior parte sono proprietari terrieri. La sinistra storica invece era più vicina al capitale, era più vicina alle grandi aziende e alle grandi industrie, d'accordo? Ai grandi gruppi economici. La destra storica non voleva occuparsi del mercato, invece la sinistra storica pensava di dover aumentare, capite, l'interventismo, anche per via della situazione internazionale della crisi, aumentare l'interventismo dello Stato, finanziare e aiutare i grandi gruppi industriali, i grandi gruppi economici. La sinistra storica era fortemente collaterale ai grandi gruppi economici che ottennero molti aiuti, come vedremo, dai governanti della sinistra storica, però il problema è che questa vicinanza ai grandi gruppi economici causò anche, come vedremo, clientelismo, corruzione e favoritismi e un capitalismo che prima non era assolutamente diretto dallo Stato, che adesso con la sinistra storica inizia il capitalismo a essere diretto almeno in parte dallo Stato, ma in maniera non virtuosa, d'accordo con i monopoli, con grandi gruppi che, essendo amici dei politici della sinistra storica, ottengono dei vantaggi in spregio al libero mercato. Spesso molti degli industriali, dei grandi imprenditori, si faranno anche eleggere in Parlamento, quindi c'è un maggiore interventismo della sinistra storica nei confronti dell'economia, aiutare l'economia. La destra non l'ha fatto, non ha aiutato gli industriali e abbiamo visto i risultati sono stati inconsistenti. Intervenire nell'economia, ma anche favorire l'industrializzazione. La sinistra storica era più vicina ai gruppi industriali, la destra storica era più vicina ai proprietari terrieri. Poi vedremo che questo è vero fino a un certo punto. La sinistra storica voleva anche ampliare le basi del consenso, d'accordo? Favorire le masse, fare anche delle riforme a favore delle masse impoverite italiane, quindi anche una vocazione più sociale, più riformista, così via. E
il famoso discorso di Stradella, De Pretis prima di andare al potere illustra il suo programma in un famoso discorso che ascolteranno tutti in un comizio a Stradella, in provincia di Pavia. De Pretis promette l'allargamento del suffragio, facciamo votare tantissimi altri italiani, una riforma della scuola che finalmente insomma combatta l'analfabetismo, l'abbassamento delle tasse per i più poveri, d'accordo? Le tasse le devono pagare i ricchi e non i poveri, e, insomma, tante altre belle cose. Di tutte queste riforme De Pretis realizzerà molto poco, lo dobbiamo dire, cioè la sinistra storica arriva al potere con grandi programmi, dobbiamo fare le riforme, dobbiamo cambiare l'Italia, aiutare i poveri, suffragio universale, eccetera, poi molti di questi programmi non saranno assolutamente realizzati. Ben presto De Pretis prenderà, come adesso spiegheremo meglio, ehm, una posizione conservatrice. È vero, nei primi anni De Pretis fa delle cose importanti, elimina la tassa sul macinato, ve lo ricordate? Che è una tassa odiosa che colpiva i contadini, però è anche vero che le tasse sul mondo del lavoro, le tasse sui contadini, le tasse indirette erano comunque tante e gravose, quindi l'eliminazione della tassa del macinato non aiutò moltissimo perché nel frattempo erano state istituite anche altre tasse. Poi la legge sulla scuola, legge Coppino, vi ricordate l'insufficienza della legge Casati? Abbiamo parlato, legge Coppino nel 1877, anche qui De Pretis aveva detto la scuola la renderemo obbligatoria, gratuita per tutti, eccetera. La legge Coppino non è altro che una debole e deludente variante della legge Coppino. Non solo resta la distinzione classista, ricordate, tra scuola media per chi va a lavorare, scuole tecniche che non portano all'università e liceo classico. Non solo resta il fatto che nonostante ci sia stato qualche miglioramento in seguito, resta il problema della mancanza di adeguate materie scientifiche, di istruzione scientifica. L'unica differenza con la legge Casati è che il primo biennio della scuola elementare resta di 4 anni, il primo biennio della scuola elementare, ricordate, era obbligatorio soltanto il primo per la legge Casati, invece adesso l'obbligo si estende a tutti e 4 gli anni. La scuola elementare è obbligatoria per tutti e 4 gli anni, non solo per i primi 2 come nella precedente legge della scuola legge Casati, però come la legge Casati, la legge Coppino spesso resta inapplicata perché esattamente come prima, la legge Coppino non prevede finanziamento dello Stato alle scuole, sono ancora i comuni che devono finanziare le scuole, scegliere i maestri e così via. E abbiamo detto, come prima, i comuni poveri, spesso meridionali, non riuscivano a istituire le scuole. La legge Coppino quindi migliora la legge Casati solo perché l'obbligo passa dai primi 2 anni ai primi 4 anni, cioè l'intera scuola elementare, e perché, attenzione, tutti i comuni, anche i più piccoli, sono obbligati a istituire almeno i primi 2 anni di scuola elementare, mentre solo i capoluoghi di provincia o comunque le città più grandi sono obbligate ad avere anche il secondo biennio elementare. Ma il problema è che è lo stesso di prima, lo Stato non investe, non si fa carico delle spese dell'istruzione e quindi i contadini continuano a non mandare i figli a scuola, in teoria c'è l'obbligo, però in realtà le scuole spesso non ci sono neanche, perché sono affidate ai comuni, molti comuni non hanno i soldi, ma esattamente come la legge Casati non c'è nessuna sanzione per i genitori che non mandano i figli a scuola e quindi moltissimi continuarono a non inviare i figli a scuola. Le maestre, che erano diventate poi tutte donne, venivano scelte dai sindaci, sempre così, senza... Poi ci fu un piccolo miglioramento in seguito perché i maestri fondarono delle associazioni, chiesero i loro diritti, quindi i salari dei maestri erano bassissimi, furono alzati molto poco,
almeno in seguito, non adesso, ma negli anni successivi alla legge Coppino, almeno dovevano essere giudicati da un periodo di prova, e poi il loro contratto diventava a tempo indeterminato. Questo garantì qualcosa, qualche diritto, qualche garanzia in più ai maestri e qualche garanzia anche in più della loro preparazione, però comunque la situazione resta quello che è, la legge Coppino inadeguata. L'aumento del suffragio, molti della sinistra storica pensavano al suffragio universale, sì, si fa una nuova legge elettorale, per il suffragio allargato. I votanti in Italia passano dal 2,2% al 6,9%. Sì, vengono fatti votare più italiani, ma sono ancora pochissimi quelli che votano, al 6,9%. La sinistra storica all'inizio aveva detto suffragio universale e invece niente, votano ancora i più ricchi, d'accordo? Quindi l'analfabetismo viene ridotto molto poco appunto da questa legge Coppino. In realtà la sinistra storica prendeva moltissimi voti dai latifondisti del sud, ma come? Era favorevole all'industrializzazione? Sì, però soprattutto a nord. Si realizzò, De Pretis appunto arrivò con tante velleità riformatrici, poi fece una svolta conservatrice, ci fu un accordo, attenzione, tra gli industriali del nord e gli agrari del sud, un patto industrial agrario con anche corruzione elettorale e clientelismo, con cui gli industriali del nord garantivano, spesso compravano i voti per De Pretis e la sinistra storica, la stessa cosa facevano i latifondisti del sud e quindi De Pretis aveva un'ampia maggioranza, però i diritti cioè comunque a votare per la sinistra storica come per la destra storica erano i padroni, d'altra parte il suffragio era stato esteso pochissimo e quindi i grandi industriali del nord e i grandi agrari del sud era la base, diciamo, di consenso di De Pretis. La sinistra storica, attenzione, l'ho già accennato quando ho parlato della destra, prendeva molti più voti al sud rispetto che al nord. De Pretis vince le elezioni del 1876, ma se andiamo a vedere nelle precedenti elezioni del 1874, la sinistra storica aveva, pur non avendo vinto le elezioni 2 anni prima, aveva aumentato moltissimo i propri voti, proprio prendendo voti soprattutto al sud. Quindi abbiamo una meridionalizzazione della politica italiana. Infatti molti esponenti importanti della sinistra storica erano del sud, a differenza di quelli della destra. Dopo De Pretis abbiamo detto Crispi, e Francesco Crispi era siciliano, come vedremo, d'accordo? Quindi che succede? Come va De Pretis al potere? Attenzione, attraverso la cosiddetta rivoluzione parlamentare. Significa che non va al potere vincendo le elezioni. Ho detto che le elezioni ci sono nel 76, ma non equivocatevi. Prima il Parlamento decide di spostarsi da una parte all'altra, c'era una maggioranza per la destra, adesso si costituisce una maggioranza per la sinistra, e quindi la destra storica viene sostituita dalla sinistra di De Pretis. Poi, attenzione, quando De Pretis è già al potere e ha una maggioranza parlamentare, dopo si va nello stesso anno alle elezioni e le elezioni magicamente confermano la situazione in Parlamento, il nuovo potere. Capite? Gli elettori italiani, quando c'era la destra storica, votavano per la destra storica. Il potere passa dalla destra alla sinistra storica, si va alle elezioni, o guarda caso, moltissimi elettori cambiano squadra e molti degli stessi che votavano per la destra storica, una volta andato al potere la sinistra storica, spostano il loro voto per la sinistra storica, cioè seguono il potere, votano, il loro voto va dove va il potere. Attenzione, questo appunto anche per una questione di clientelismo, di corruzione, anche di corruzione elettorale, di controllo e di compravendita dei voti, in cui la sinistra storica, ma anche Giolitti in seguito,
era, come dire, specializzata. La destra storica, guardate, aveva tutti i limiti che volete, erano antiquati, erano gentiluomini all'antica, vivevano in un mondo rurale, però erano persone oneste, degne. Quelli della sinistra storica vogliono essere dei modernizzatori, sporcarsi le mani con tante cose, sono, come dire, molto più spregiudicati, ma anche spregiudicati proprio nell'accezione negativa del termine. Utilizzano per governare, per ottenere voti, corruzione, clientela, favoritismi, d'accordo, scambi. Io intervengo nell'economia, favorisco determinati gruppi industriali, quei gruppi industriali mi danno qualcosa in cambio, d'accordo? Mi fanno arrivare i voti, mi fanno arrivare dei finanziamenti. Inizia a esserci un grosso problema di clientelismo e di corruzione in Italia. C'è una classe politica adesso che diventa commista con il potere economico, mentre invece la destra storica era separata dagli attori economici. Quindi questo nella sinistra storica crea una certa corruzione. Io intervengo, finanzio, ti do una defiscalizzazione, ti aiuto, ti do dei prestiti a te, grande industriale, tu in cambio però mi fai dei favori, mi fai avere dei voti, controlli i voti dei tuoi operai, dei tuoi contadini, eccetera, li fai votare per me, d'accordo? C'è questo connubio tra politica ed economia che insomma è molto molto discutibile sin dall'inizio della sinistra storica. De Pretis fa una svolta conservatrice per avere una maggioranza più salda in Parlamento. C'è qualcuno all'interno della stessa sinistra che non è d'accordo. Dal 79 all'81 De Pretis perde il potere e va come primo ministro Cairoli, d'accordo? Cairoli, a differenza di De Pretis, è molto più progressista, vuole davvero fare delle riforme molto più incisive rispetto a quelle di De Pretis, ma Cairoli viene fatto cadere e il Parlamento si sposta di nuovo verso De Pretis, capite? Non esiste un partito liberale organizzato, questo era un problema, un grande deficit di democrazia in Italia. C'era un unico grande calderone e singoli esponenti liberali. A un certo punto moltissimi di destra nel 76 decisero di abbandonare la destra, di passare a De Pretis e alla sinistra, senza che vi fossero state elezioni, senza neanche che loro avessero spiegato bene il perché. Questo inaugura quello che viene chiamato il trasformismo. Il trasformismo in Italia, d'accordo? È il Parlamento che i singoli liberali in Parlamento si spostano da destra a sinistra, va al potere la sinistra, poi si va alle elezioni, quelli che votavano gli elettori per la destra adesso, guarda caso, votano per la sinistra. Ma il trasformismo più completo avviene appunto alla fine del tentativo di esperienza di Cairoli che viene fatto cadere nell'81. Cosa succede? Il Parlamento dimissiona Cairoli e riporta al potere De Pretis. Perché? Perché De Pretis nel frattempo ha fatto un patto con molti della destra storica, tra cui in particolare Minghetti, ve lo ricordate, esponente della destra storica, per allargare il suo governo e avere più maggioranza in Parlamento, non essere costretto, come aveva fatto nei confronti di Cairoli, a dover cedere il potere. Che succede? Fa un vero e proprio accordo conservatore De Pretis, tradendo il suo programma con buona parte della destra storica, che passa ad appoggiarlo, d'accordo? Moltissimi esponenti della destra storica, anche moltissimi Minghetti, ma anche tanti altri che erano stati anche al governo, erano stati leader principali della destra storica, fanno un accordo con De Pretis e passano alla sinistra, che qui non è più propriamente una sinistra, diventa una sinistra che prende un pezzo della destra, quindi una sinistra che era partita con tanti bei programmi, poi De Pretis la fa diventare una sinistra conservatrice, quindi abbiamo proprio questo
questo trasformismo parlamentare, dovuto anche alla paura della sinistra estrema. Il sistema elettorale uninominale maggioritario non favoriva i partiti piccoli, tuttavia c'era nel paese un forte aumento di consensi e di voti per i radicali. Uno di loro era Felice Cavallotti. Felice Cavallotti era un personaggio estroso, era un personaggio, veniva chiamato il bardo della democrazia, difensore dei diritti civili, dei diritti delle classi anche più sfruttate, i radicali di Felice Cavallotti, ma anche i socialisti. I socialisti non si erano ancora uniti in un unico partito, tuttavia c'era l'estrema sinistra. Per paura dell'estrema sinistra, che cosa fa la sinistra storica, cioè la sinistra liberale? Per paura dell'estrema sinistra diventa più conservatrice, per paura dell'estrema sinistra Minghetti e buona parte della destra passano alla sinistra e appoggiano De Pretis, d'accordo? Tutti perché hanno paura della possibile avanzata dell'estrema sinistra, dei radicali e dei socialisti. Anche perché nelle elezioni del 1882, come vi ho detto, si applica il nuovo suffragio, votano più persone, d'accordo? Moltissimi candidati in ogni collegio all'elezione del 42 sono, capite, appoggiati sia dalla destra, da quella che era la destra storica che appoggia De Pretis, sia dalla sinistra, e quindi prendono molti voti, sbarrano la strada alle elezioni dei radicali e dei socialisti, perché ormai il Parlamento era diventato un Parlamento che all'80%, l'80-85% votava la fiducia, stava dalla parte di De Pretis, e quindi nell'82 destra e sinistra insieme sbarrano la possibilità dell'elezione a molti radicali e socialisti. Viene eletto per la prima volta uno solo, il primo deputato socialista al Parlamento italiano, Andrea Costa, romagnolo, nel 1882, d'accordo? E quindi vedete, deficit di democrazia in Italia. Non solo il Partito Liberale non è un vero partito di massa organizzato, continua a essere un partito di notabili, un partito dove non ci sono sezioni, non ci sono tessere, non c'è un programma preciso. L'abbiamo visto quando abbiamo parlato dei partiti di massa, ci sono partiti di notabili come questo Calderone liberale italiano, che non è neanche un partito organizzato, che non si strutturano come dei partiti politici moderni di massa. Questo crea un deficit di democrazia. In Gran Bretagna, per esempio, facciamo un confronto, persino partiti molto antichi, con l'aumentare del suffragio diventano partiti organizzati, moderni, con un programma, delle sezioni, degli iscritti, una propaganda nei confronti delle masse, partiti come il Partito Conservatore e il Partito Liberale Inglese. In Italia non succede niente del genere. Sinistra e destra sono ancora singoli esponenti che non hanno un partito organizzato. Capite, il deficit di democrazia non c'è come in Gran Bretagna oppure in Francia negli stessi anni una vera alternanza di forze politiche, c'è una vera divisione, una vera divisione dello schieramento politico tra conservatori e liberali come in Gran Bretagna, oppure tra una destra e una sinistra che si combattono per ottenere la vittoria e il potere in Francia. E in Italia c'è l'80% del Parlamento, sia la sinistra storica sia la maggior parte della destra storica, l'80% del Parlamento che appoggia il governo. Qualunque elezione si faccia, vince sempre il governo della sinistra storica che ha inglobato la destra, capite? Non c'è nessuna reale opposizione in Parlamento, né possibilità di alternanza da parte di un altro grande partito. L'unica opposizione sono quei pochi socialisti e radicali, numericamente molto pochi. Quindi trasformismo, andare a salire sul carro del vincitore. Anche l'opposizione, la destra, entra nel governo di sinistra dopo pochi anni. La sinistra storica ottiene l'80-85% del Parlamento, non c'è una contrapposizione bipartitica, non c'è una vera opposizione.
Questo è un grande deficit di democrazia italiano. Trasformismo, tutti al potere, destra e sinistra insieme. Sapete qual è un altro deficit di democrazia italiano? Il fatto che ci sono continuamente leggi speciali, cioè continuamente viene proclamato lo stato d'assedio. Durante lo stato d'assedio, che viene proclamato non solo durante le guerre, per esempio abbiamo visto la terza guerra d'indipendenza, per molti anni durante il brigantaggio, vi ricordate, ma anche lo stato d'assedio viene proclamato anche quando ci sono moti, li vedremo, moti, rivolte, scioperi socialisti, oppure nelle campagne, oppure anche durante i terremoti, gli alluvioni. Cioè abbiamo detto l'altra volta che l'Italia ha una magnifica Costituzione, lo Statuto Albertino, molto più democratica, per esempio, della Costituzione tedesca, però molto spesso questa Costituzione non viene applicata perché continuamente, destra storica, sinistra storica, Giolitti, viene dichiarato lo stato d'emergenza, che si chiama stato d'assedio. Durante lo stato d'assedio il governo ha poteri eccezionali e può far approvare leggi senza il Parlamento, capite? Quindi la Costituzione è splendida, lo Statuto Albertino, però spesso viene sospesa nella sua validità durante lo stato d'assedio. E durante lo stato d'assedio non vengono approvate solo leggi che riguardano, capite, il motivo che ha generato lo stato d'assedio, ma qualunque tipo di leggi, anche le leggi sulla scuola, quelle che abbiamo visto, sono state approvate dal governo senza il Parlamento perché c'era lo stato d'assedio. Quindi grande deficit di democrazia in Italia che poi spiegherà il cedimento del sistema liberale e l'avvento del fascismo. I liberali come partito di notabili, partito che non è organizzato modernamente, a differenza dei partiti politici dei paesi democratici dell'Occidente, non è un partito strutturato, è solo un contenitore di personaggi che passano da una parte all'altra, sempre più trasformisti. Non c'è nessuna reale opposizione. Quindi vedete, i problemi dell'Italia, anche i problemi del Novecento, si possono riconoscere già in queste pagine di storia ottocentesca, d'accordo? Quindi queste sono le poche riforme di De Pretis. Si diffonde una forte corruzione, un clientelismo, anche un clientelismo elettorale, d'accordo? E penso di aver detto, insomma, le cose importanti sulla politica interna. Ovviamente la politica economica, solo 2 anni dal potere, a presa di potere, 1878, una delle prime cose che fa De Pretis con la sinistra storica è il protezionismo. Viene abbandonato il liberismo economico, l'abbiamo già detto, a favore del protezionismo. Si fanno dei dazi, delle barriere per impedire l'accesso dei prodotti stranieri. Sul protezionismo e i suoi risultati gli storici hanno delle opinioni diverse. Secondo molti storici sarebbe stato positivo perché l'Italia sarebbe stata assolutamente travolta, d'accordo, dalle merci straniere, non era in grado di competere. Il protezionismo inoltre favorisce, attenzione, le industrie, perché le industrie, che sono molto più deboli di quelle dei paesi stranieri, producono in regime di monopolio e vendono i loro prodotti all'interno. Allora, non tanto le piccole industrie, che le industrie a gestione familiare, piccole industrie, piccole manifatture non sono aiutate, falliscono. Il governo favorisce le grandi industrie, quindi grandi industrie al nord, grandi proprietari terrieri al sud, le grandi industrie, soprattutto le industrie pesanti, non le industrie leggere. Soprattutto i cantieri navali, per esempio quelli di San Pierdarena vicino Genova, i cantieri navali Ansaldo, oppure l'industria del ferro e dell'acciaio, cioè l'industria siderurgica. Diciamo soltanto un nome, le acciaierie Terni, appunto a Terni,
in Umbria. Ci sono poche grandi industrie, quasi tutte situate al nord, non certo al sud che resta un territorio molto agricolo, ma sono grandi industrie che non competono davvero in un regime di libera concorrenza. Abbiamo visto che già in altri paesi c'è il capitalismo di Stato. Quindi grandi industrie foraggiate dallo Stato, anche in maniera corruttiva, in cambio di favori, foraggiate dallo Stato, finanziate dallo Stato, aiutate dallo Stato, che sono soprattutto le industrie pesanti, come le industrie cantieristiche, l'industria siderurgica. Secondo molti storici questo è stato negativo, per esempio l'industria meccanica non viene aiutata a differenza dell'industria siderurgica, cioè molti storici, anche stranieri, sottolineano questo, il fatto che lo Stato finanzi, aiuti l'economia, intervenga nell'economia, non è sbagliato di per sé, ma in questo caso l'applicazione di questo principio è stata sbagliata, cioè vengono aiutate le industrie sbagliate, quelle siderurgiche. Per produrre il ferro e l'acciaio, non c'erano ancora le centrali elettriche, bisogna avere il carbone, d'accordo? E quindi il carbone l'Italia non ce l'ha, deve comunque acquistarlo all'estero a prezzi altissimi, ok? E quindi significa che poi il ferro e l'acciaio costa molto, aumenta il prezzo del ferro e dell'acciaio prodotte da queste industrie nazionali, come le acciaierie Terni. Il prezzo del ferro e dell'acciaio è talmente grande che poi le industrie meccaniche, capite, non riescono a competere, perché le industrie meccaniche producono merci di ogni tipo, di ferro e di acciaio, ma il ferro e l'acciaio passati loro dalle industrie siderurgiche sono troppo alti e quindi i prodotti dell'industria meccanica hanno prezzi troppo alti, non hanno più mercato e quindi le industrie meccaniche vanno in sofferenza. Non so se mi sono spiegato. Poi ci sono la manifattura, molti mettono in evidenza che c'è un certo miglioramento anche della manifattura. Per quanto riguarda l'agricoltura, coloro che dovevano esportare con i dazi doganali e protezionismo vengono rovinati, in particolare quelli che avevano prodotti tipicamente italiani come il vino, gli agrumi, d'accordo? Il vino, gli agrumi, tutti i produttori di vino, agrumi, limoni, queste cose qui, non possono più esportare con il protezionismo. Tra l'altro esportavano dappertutto, anche in Africa, ma soprattutto in Francia. Francia mette le barriere doganali, questi sono rovinati, mentre invece chi produce cereali può respirare di più. Quindi grandi latifondisti, grandi proprietari terrieri. Ma quelli che hanno le piccole industrie o le piccole proprietà terriere specializzate, per esempio in prodotti come vino o agrumi, sono rovinati perché il protezionismo sfavorisce le esportazioni, d'accordo? Sfavorisce le esportazioni e favorisce il mercato interno. Olio, vino, agrumi delle aziende meridionali non possono essere più esportate in Francia, in particolare con la Francia. Ci sarà davvero una guerra di dazi, una guerra commerciale per cui sia Italia sia Francia impediranno ai propri prodotti di entrare ognuno nel territorio, diciamo così, ognuno nel territorio dell'altro, ok? E quindi poi ci sono anche casi di favoritismo, famoso quello delle barbabietole da zucchero. I produttori di barbabietole da zucchero nella pianura padana erano amici comunque di quelli della sinistra storica, comunque venivano favoriti in tutti i modi, si produceva moltissimo zucchero che restava invenduto, perché lo zucchero era un prodotto di lusso, costava molto, gli italiani non lo compravano, non si poteva esportare perché c'erano i dazi, a quelli della sinistra storica non importa niente. Non importa niente che ci sia una sovrapproduzione di zucchero che poi viene buttata. Siccome erano loro amici, i produttori di barbabietole da zucchero hanno finanziamenti e producono un sacco di zucchero che poi nessuno compra, capite? Spesso quando i governi aiutano, finanziano l'economia, decidono chi deve produrre e chi no. E a volte decidono chi deve produrre in maniera discutibile. Lo zucchero va a male, così come il ferro e l'acciaio. Poi
non possono essere utilizzati per fare manufatti in ferro e acciaio perché costano troppo, e nonostante questo si continua ad aiutare le industrie che producono ferro e acciaio. Questi sono soltanto degli esempi di uno squilibrio industriale, di un appoggio all'industria, soprattutto l'industria pesante e le grandi industrie, non l'industria leggera, che è piuttosto discutibile. Pochi grandi gruppi industriali, peraltro, formano dei trust, dei monopoli, sono favoriti sempre loro. Insomma, e quindi che cos'altro c'è da dire? La politica internazionale. Abbiamo già detto in altri cicli di lezione che nel 1882 l'Italia entra nella triplice alleanza con Austria e Germania. Abbiamo già detto che l'Italia entra nella triplice alleanza perché abbandona l'idea di conquistare, almeno per il momento, le terre redente, Trento, Trieste, Istria. Infatti c'erano molte proteste tra gli italiani e terre redente. L'Italia si allea con la Germania nella triplice alleanza, ma anche con l'Austria, che detiene quelle terre, che è sempre stato il nemico dell'unificazione italiana. Abbiamo già visto in altre lezioni che l'Italia si allea nella triplice alleanza con Austria e Germania per motivi coloniali. Parte l'idea che, essendoci la crisi, non solo parte dal governo, ma voi capite anche dai grandi agrari, proprietari agrari, dai grandi industriali, che conquistando delle colonie si possa migliorare l'economia, e allora è per motivi coloniali che l'Italia, l'abbiamo detto altre volte, si allea con Austria e Germania, perché possano aiutare l'Italia contro la Gran Bretagna e soprattutto la Francia, che nel 1881 si è presa la Tunisia, anche se l'Italia aveva un primato di abitanti rispetto ai francesi, e molti italiani si erano stanziati in Tunisia, ma l'esercito francese è più forte. L'Italia viene beffata, la Tunisia va alla Francia, allora in funzione antifrancese, e la Francia è aiutata dalla Gran Bretagna, l'Italia si allea con Austria e Germania perché spera che Austria e Germania la aiuteranno, come in parte la aiuteranno diplomaticamente, a conquistare delle colonie. Quindi la crisi, come in Italia così in tutte le altre potenze, genera anche un'economia di guerra. Industria pesante significa anche, attenzione, che aumenta, si appoggia all'industria pesante, si appoggiano anche le industrie che producono armi. L'espansione coloniale viene voluta da quei grandi gruppi economici che appoggiano la sinistra storica al governo, i grandi industriali del nord che vogliono ottenere materie prime nelle colonie, e anche i grandi agrari del sud che pensano di dare uno sfogo alla demografia dei contadini poveri facendoli appunto trasferire nelle colonie. Quindi l'Italia inizia a essere anch'esso un paese colonialista, d'accordo? La triplice alleanza. Anche il nuovo re Umberto I, che non è come il padre Vittorio Emanuele II, che ha fatto la guerra di indipendenza all'Austria come nemico giurato. Umberto I, che succede al padre Vittorio Emanuele II nel 1878, quindi nel 1878 cambia ereditaria, anche lui è favorevole a questa politica estera a favore di Austria e Germania, a favore delle colonie. Allora, attenzione, in realtà Crispi e la sinistra storica conquistano alcune colonie. La prima colonia italiana è l'Eritrea. L'Eritrea è la costa sul Mar Rosso, è la costa dell'Etiopia. Eritrea viene da una parola greca che vuol dire rosso, ok? Dopo l'apertura del canale di Suez, l'Eritrea è un territorio molto interessante. L'Italia la conquista senza guerre, ma con investimenti commerciali, società commerciali che comprano terreni in Eritrea e vengono poi aiutati da contingenti militari, ma non c'è bisogno di combattere. Nel 1882 l'Italia occupa Assab, che si trova all'estremità meridionale dell'Eritrea, nel sud dell'Eritrea. Nel 1885 l'Italia occupa Massawa, che si trova a nord dell'Eritrea, quindi Assab a sud, Massawa a nord. Viene costituita la colonia di Eritrea, anche se ufficialmente in realtà
sarà nominata così soltanto nel 1890, d'accordo? L'idea è quella ovviamente di andare nell'interno, dalla costa dell'Eritrea, l'interno è l'Etiopia, d'accordo? Ma le cose non vanno bene, i timidi tentativi militari dell'Italia sono fermati nel 1887, un limitato contingente italiano viene sconfitto dagli etiopi a Dogali e per il momento De Pretis si ferma, e non continua l'avventura coloniale, però una prima colonia italiana, appunto l'Eritrea, viene costituita. Spero di non aver dimenticato niente di importante. La prossima lezione, vediamo il secondo grande esponente della sinistra storica al posto di De Pretis, logorato e in cattiva salute, nel 1887 fino al 1896, il secondo grande protagonista, presidente del Consiglio della sinistra storica, è Francesco Crispi, siciliano, e il primo presidente del Consiglio meridionale del Regno d'Italia. La prossima lezione sarà dedicata all'epoca Crispi.